In questi giorni sto cercando di dare il mio piccolo contributo alla collettività, aiutando e sostenendo i genitori con spunti e strategie per riuscire a vivere con un clima più sereno e costruttivo questi giorni di reclusione forzata con i nostri figli. Non è facile per nessuno, ma cerchiamo di dare il meglio invece di dare il peggio di noi. Lo sto facendo con dei video, in questi giorni soprattutto sto prendendo spunto dal mio libro, invece di dire prova a dire, scritto con Laura Mazzarelli, edito da Mondadori, leggendo a pagina 92 i 10 modi per gestire la lagna dei nostri figli, perché immagino che in moltissime case in questo momento si stia consumando questo dramma della lagna continua e costante. Siamo arrivati al punto 7 che dice accogli le loro richieste ed esaudisci ciò che è possibile. Se sono richieste impossibili, accogli la frustrazione senza perdere la calma e cercate insieme delle possibili alternative. Cosa significa? Mi riallaccio a una obiezione che nei corsi, nei seminari, nelle conferenze che tenevo, spero di riprendere presto in tutta Italia, mi fanno molti genitori, che è quello, ma devo fargli fare tutto quello che vuole? No, in realtà no. Accogliere emozioni e sentimenti dei propri figli non significa fargli fare quello che vogliono, significa sicuramente quando è possibile esaudire le loro richieste, perché la vita non è una guerra, la vita non è fatta soltanto di pena e sacrificio, la vita è bella e va vissuta fino in fondo e bisogna esaudire i propri desideri, è importante per vivere bene. Però è anche importante che i bambini imparino che non tutto è sempre possibile in quel momento. Quindi cosa significa? Significa che quando siamo a una festa e i nostri figli non vogliono venire via, ma non si può fare altrimenti, inutile minacciarli, inutile prendersela sul personale, vale la pena semplicemente dire ok amore, so che ti piacerebbe rimanere qui, però in questo momento non è possibile, prenderli in braccio e andare. In quel momento loro probabilmente urleranno, piangeranno, non saranno d'accordo. Questo però non significa che noi dobbiamo cambiare i nostri programmi se non è possibile. Possiamo però accogliere la loro frustrazione, dimostrargli che comprendiamo che è proprio brutto lasciare una situazione piacevole, ma che in questo momento non possiamo fare altrimenti, ma senza giudicarli, senza colpevolizzarli, semplicemente come un dato di fatto. Quindi accogliere l'emozione ma rimanere su quello che dobbiamo fare e quello che va fatto. Spero che sia chiaro perché non è così facile comprendere questo passaggio e spero che in questi giorni vi sia utile per saper dire dei giusti no, per saper dire dei positivi sì e per andare avanti day by day in questa avventura che tutti noi stiamo vivendo. Ti è piaciuto questo video? Iscriviti al canale!